Bene ragazzi, amici, bentornati. Seconda lezione sui pitagorici. Abbiamo spiegato nella prima lezione, abbiamo detto delle cose sulla vita di Pitagora, sull'organizzazione della setta della comunità pitagorica a Crotone, di altre comunità pitagoriche e così via. Abbiamo fatto una lezione molto lunga senza ancora parlare della filosofia di Pitagora. Adesso vediamo appunto questo aspetto centrale. L'arché delle cose, anche Pitagora risponde alla domanda qual è l'arché delle cose, come avevano fatto prima di lui mh, Talete, Anassimandro e Anassimene, però Pitagora e i pitagorici, diciamo i pitagorici, danno una risposta piuttosto originale. L'arché delle cose è il numero. Secondo i pitagorici l'arché delle cose è il numero, in greco arithmos. In greco arithmos. Arithmos vuol dire numero, da cui aritmetica. Che cosa significa che l'arché delle cose è un numero? Il numero è un elemento della physis, è un elemento della materia, della natura, come l'acqua, l'aria, no? Che erano stati considerati arché delle cose da Talete o da Anassimene. O ti penserebbero di no, no? Il numero è qualcosa di astratto, di puramente mentale, di simbolico, qualcosa che si può applicare a qualunque corpo, ma che non è un corpo. Allora, attenzione, i pitagorici non la pensavano così. Per loro il numero era un ente spaziale. Lo so che può sembrare strano, ma è così. Per loro il numero era un ente spaziale, per loro il numero era un oggetto, per loro il numero era una cosa, per loro tutti i numeri, magari diversi l'uno dall'altro, occupavano uno spazio, d'accordo, avevano delle dimensioni. Allora, loro consideravano i numeri come se fossero qualche modo dei punti, delle linee o delle figure geometriche, quindi concepivano l'aritmetica come la geometria. Per loro il numero non era qualcosa astratto, di astratto, ma qualcosa di fisico e come tale era l'arché di tutte le cose, il costituente di tutte le cose. Il numero è qualcosa che occupa uno spazio, che ha delle dimensioni, è un oggetto materiale e quindi tutti gli enti materiali, tutti gli enti della natura sono in realtà formati da numeri, d'accordo? Il numero come ente spaziale. Quindi per loro i numeri erano delle entità geometriche, si parla infatti di aritmogeometria pitagorica, perché in realtà i numeri per i pitagorici avevano delle dimensioni, occupavano uno spazio, quindi in qualche modo erano strutture geometriche. Infatti i pitagorici rappresentavano i numeri con dei sassolini sulla sabbia. Noi li possiamo rappresentare ovviamente come dei puntini. Per esempio, il numero 1 è questo, è un puntino. Il numero 1 non è qualcosa di astratto, il numero 1 è questo puntino, cioè è un ente geometrico, è un ente che ha delle dimensioni e che corrisponde più o meno a quello che io ho disegnato, cioè appunto a questo punto, d'accordo? Questo è il numero 1. Fate attenzione, per i pitagorici il numero 1 aveva una dimensione, non come nella geometria successiva, la geometria euclidea, ma anche forme di geometria molto precedenti che poi saranno riprese da Euclide. Nelle geometrie successive, come sapete, anche la geometria euclidea, come la insegniamo noi nelle scuole, suppongono che il punto non abbia dimensione. Lo sapete, in geometria il punto non ha dimensione, noi lo insegniamo. Ma quest'idea che il punto non ha dimensione nella geometria euclidea è proprio il frutto del fallimento, del superamento della geometria pitagorica, che viene prima di quella euclidea che noi insegniamo nelle scuole. Per i pitagorici il numero 1 aveva una dimensione, altri numeri fondamentali sono il 2, il 3 e il 4, attenzione, perché il 2, il 3 e il 4 sono insieme all'1 i numeri che definiscono le strutture geometriche fondamentali, le dimensioni che per loro erano 4 e non 3 perché partivano dal punto che per loro rappresentava la prima dimensione. Il 2 rappresenta la linea e per loro ha due dimensioni, non una come oggi diciamo in geometria euclidea. Il 2 rappresenta la linea perché
la linea, cioè la linea più semplice di tutte, perché per fare una linea ci vogliono almeno due punti, ok? Il numero minimo di punti per formare una linea è 2, ovviamente. E quindi il 2 rappresenta la linea. Capite? Ogni numero dall'1 al 2 al 3 al 4 corrisponde a una dimensione sempre maggiore. Il 3, qual è la dimensione che va oltre la linea? È la superficie, no? Ovviamente la figura piana. Il 3 per loro è la figura piana primissima alla base delle altre figure piane, d'accordo? Perché quanti punti ci vogliono per avere la figura piana, il poligono, la figura piana più semplice di tutte? Ce ne vogliono 3 punti, d'accordo? Il triangolo è la figura piana che ha meno lati e meno angoli. 3 lati, quindi 3 punti connessi tra loro danno il triangolo, danno la figura piana che loro chiamavano figura piana primissima alla base di tutte le altre figure piane, la figura piana più semplice costituita da meno punti e ovviamente il triangolo costituito da 3 punti. Poi mettendo insieme tanti triangoli si possono avere anche figure piane più complesse. Loro ovviamente vedevano il triangolo alla base di tutto, anche il quadrato può essere visto come 2 triangoli che si mettono insieme, anche non lo so, un pentagono può essere visto come più triangoli che si mettono insieme e così via. Così come il 2 la linea, tu metti tanti 2 e avrai un insieme di linee. Ovviamente il 4, l'altro numero da questo punto di vista fondamentale, il 4 è ovviamente, qual è l'altra dimensione dopo la figura piana, la superficie? Ovviamente è il solido, d'accordo? Il poliedro. Il 4 è la figura solida primissima, perché anche qui la figura solida primissima è quella che ha meno angoli, meno punti possibili e ovviamente è qual è il tetraedro, d'accordo? Un, un, un tetraedro, d'accordo? Un tetraedro, una figura solida che unisce 4 punti, ovviamente un tetraedro, una piramide, d'accordo? Questa è la figura solida primissima. Quindi vedete che mettendo insieme punti, cioè il numero 1, il numero 2, le linee, il numero 3, i triangoli, il numero 4, i tetraedri, noi possiamo avere tutti gli enti della natura, tutti gli enti possibili, anche molto complessi, che possiedono tantissime superfici, tantissimi angoli, eccetera, mettendosi insieme. Quindi vedete l'archè delle cose è il numero proprio nel senso fisico del termine, perché il numero è considerato qualcosa di fisico, di geometrico, di spaziale. Mettendo insieme questi numeri si formano numeri più grandi che corrispondono in realtà a strutture più grandi, sempre più complesse, che formano tutta la fusis, la natura e l'universo. Quindi questa è una prima cosa importante, però attenzione, ce n'è un'altra, forse più moderna. Cioè, i pitagorici pensano che l'archè delle cose sia il numero non soltanto perché il numero geometricamente, materialmente, spazialmente forma tutte le cose che esistono, tutti gli enti, ma anche in un altro senso più sottile. Secondo loro, tutte le cose sono legate da rapporti numerici. Fate attenzione che questo è molto importante. Tutte le cose sono legate da rapporti numerici. Tutti gli enti che esistono sono legati da rapporti numerici, d'accordo? Da rapporti numerici, cioè c'è una corrispondenza tra un numero e l'altro, una corrispondenza che vedremo forma una armonia, l'armonia del cosmo, l'armonia dell'universo. Loro possono dare un numero a qualunque serie di oggetti e poi queste serie di oggetti saranno in rapporto, si tratta di rapporti di numeri interi. Questa è un'idea moderna che in qualche modo anticipa la scienza moderna. Loro pensano che la natura fisica, che la natura possa essere rappresentata attraverso numeri, attraverso rapporti di numeri, d'accordo? La natura quindi è matematizzabile, la natura può essere indicata sempre attraverso equazioni, attraverso rapporti tra numeri, attenzione, tra numeri, sempre tra numeri interi, tra numeri interi positivi.
e senza lo zero. Ok? Quindi questo è fondamentale perché in fondo la scienza moderna che fa con Galileo, con Cartesio, con Newton, Galileo è il primo, forse, non proprio il primo, ma è più famoso, che dice che la natura è matematizzabile, no? La natura è studiabile matematicamente. Il gran libro della natura, lo chiama Galileo, è scritto in caratteri matematici, quindi si può applicare la matematica alla natura. Tutti i fenomeni naturali sono descrivibili attraverso rapporti matematici. I pitagorici in fondo dicevano una cosa simile, per esempio, per descrivere la legge, no, la caduta dei gravi verso il centro della Terra, io come la descrivo? Descrivo l'andamento di questo fenomeno, di questa categoria di fenomeni simili, attraverso un'equazione matematica, no? Come la studiate voi la fisica? Attraverso equazioni matematiche. Quindi applicare la matematica alla natura significa anche avere fede, come aveva Galileo, che la natura, i fenomeni naturali funzionino in maniera matematica in base a delle leggi matematiche, in base ad una regolarità matematica, in base ad una armonia e ad una precisione per cui io posso interpretare tutto in base a rapporti numerici. Quindi questa, vedete, è un'intuizione molto molto moderna, d'accordo? Ovviamente sono rapporti solo tra numeri interi, però questo non significa che loro non avessero anche i numeri decimali. Per esempio, un rapporto 2 su 3, un rapporto tra un 2 e un 3, no? Un rapporto tra un 3 e un 4. Avete già capito? Cioè questi rapporti tra numeri interi, tra oggetti che in qualche modo possono essere rappresentati dai numeri, sono rapporti di tipo frazionario, quindi 2 terzi, 3 quarti e così via. Ovviamente voi sapete benissimo che 2 terzi e 3 quarti corrispondono anche corrispondono non a numeri interi ma a numeri decimali, è ovvio. Quindi ci sono rapporti che istituiscono delle frazioni. Secondo loro si può vedere tutto in termini di rapporti numerici, per esempio il movimento, le orbite dei corpi celesti possono essere visti in rapporti numerici, d'accordo? Un pianeta ha un'orbita che corrisponde a 21, un pianeta ha un'orbita che corrisponde, non lo so, a 45, d'accordo? Perché la velocità e la grandezza dell'orbita dei due pianeti danno questo rapporto 21-45 e così via. Ma questo vale non solo per i pianeti, ma per tutte le cose. L'idea che i pianeti in qualche modo abbiano questi rapporti come tutte le cose. Da dove deriva questa teoria? Secondo alcuni deriva dalla musica. Abbiamo già accennato, no? Per esempio nel caso di Archita, che i pitagorici erano anche musici, suonavano strumenti musicali, li costruivano addirittura gli strumenti musicali. Ad alcuni pitagorici vengono attribuite le costruzioni di lire o di strumenti con più corde, di nuovi tipi di strumenti. Allora, secondo molti, questo sembra provato, Pitagora in persona scoprì l'ottava musicale. Non so chi di voi che mi sta seguendo conosca la musica. Sapete cos'è l'ottava musicale? L'ottava musicale in musica fa sì che un'ottava superiore e un'ottava inferiore, però le note si ripetono in maniera uguale, d'accordo? Anche se con un timbro diverso. Quindi loro trovano genialmente una corrispondenza, capite, tra i suoni, tra le note, inventano l'ottava musicale che sarà alla base di tutta la musicologia occidentale che è arrivata fino a noi. 7 note, ok? L'ottava musicale. E quindi loro probabilmente dalla musica hanno eh, mutuato questo in tutto il resto. Siccome i suoni, le note possono essere messi in rapporti precisi, frazionari tra loro, questo potrebbe avvenire per loro, questo avviene non solo tra le note, tra i suoni, ma tra tutte le classi di oggetti. Voi sapete che 2 terzi o 3 quarti sono anche degli accordi, no? Sono degli accordi, chi conosce la musica lo sa, che vengono espressi attraverso delle
delle frazioni, perché quelle frazioni, quei rapporti tra questi numeri interi individuano dei suoni, dei rapporti ben precisi tra suoni. Quindi probabilmente dalla musica che viene l'idea, perché noi sappiamo con sicurezza che loro scoprirono l'ottava musicale, i rapporti numerici ordinati e precisi, rapporti matematici tra le varie note, tra le sette note, e quindi forse loro poi applicarono questa intuizione anche a tutti gli altri enti, a tutti gli altri enti dell'universo. Infatti Pitagora pensava che, questa è un'espressione che poi è durata molto nel tempo, pensava che vi fosse un concerto nell'universo, d'accordo? La musica dell'universo, la musica cosmica in qualche modo, un concerto metaforico, che le orbite dei pianeti, le velocità dei pianeti potessero essere trasformate in un suono ben preciso, ogni pianeta aveva un suono diverso, quindi un'armonia musicale dell'universo. Quindi questo è molto molto importante. Il numero e l'archè delle cose anche nel senso che si possono stabilire rapporti numerici precisi tra le varie cose, rapporti tra numeri interi che noi indichiamo come appunto modernamente come frazioni. Che cos'altro pensavano? Andiamo nello specifico dei numeri pitagorici. Allora, prima di tutto distinguevano i numeri dispari dai numeri pari. Per loro questa era la distinzione fondamentale tra i numeri. I numeri si distinguono in due classi, i numeri dispari e i numeri pari, d'accordo? Attenzione, i numeri dispari vengono visti, voi direte, loro pensavano che alcuni di questi numeri, cioè è una coppia di contrari, vedremo che come altre coppie di contrari, questa è la prima coppia dei contrari che ne genera altre. Come altre coppie dei contrari c'è un polo positivo e un polo negativo. Una delle due facce di questa polarità, di questi due contrari, è positivo e l'altro è negativo. Voi penserete magari che i numeri pari, non so, sono positivi, mentre loro consideravano imperfetti i numeri dispari, invece è il contrario. Per loro, qui scrivo il polo positivo e il polo negativo, per loro i numeri dispari erano numeri perfetti e i numeri pari erano numeri imperfetti. Ma perché, direte voi? Per loro i numeri dispari erano numeri perfetti, attenzione, perché sono limitati. Potremmo scrivere anche finiti. Mentre i numeri pari sono numeri imperfetti, sono numeri negativi, rappresentano il polo negativo di questa coppia di contrari, perché i numeri pari sono illimitati, vanno all'infinito, sono illimitati, quindi sono anche imperfetti. Perché i numeri dispari sono migliori dei numeri pari? Allora, loro rappresentavano i numeri in questo modo, con dei puntini oppure dei sassolini, attraverso questo tipo di costruzione simmetrica, d'accordo? Devo dire anche che l'1, il numero 1 fa eccezione, noi lo consideriamo un numero dispari, ma i pitagorici no, lo consideravano un parimpari. Parimpari. Cioè per loro il numero 1 non era né dispari né pari né dispari, ma era un parimpari. Il numero 1 era, dal loro punto di vista, sia pari sia dispari, perché aveva le caratteristiche sia del pari sia del dispari. All'interno dell'1 vi sono sia le qualità del pari sia le qualità del dispari. Questo è, quindi capite, per loro il numero 1 non era dispari, quindi il primo numero dispari per loro era il 3. L'1 è il pari impari perché ha le qualità sia del pari sia del dispari. Questo è dimostrato dal fatto che quando l'1 viene aggiunto a un numero pari, poniamo 4, e il numero pari viene trasformato in numero dispari, 5. Quando invece il numero 1 viene aggiunto a un numero dispari, poniamo 5,
viene trasformato questo numero dispari 5 in un numero pari, cioè 6, e quindi vuol dire che l'1 ha le qualità sia del pari sia del dispari. Questa cosa non l'ho mai veramente capita perché questa qualità dell'1, se ci pensate, è facilissimo, è una qualità che si può attribuire a qualunque numero dispari, cioè anche il 3. 4 più 3 fa 7 che è dispari mentre il 4 di partenza è pari. 5 più 3 fa 8 che è pari 8 rispetto al numero di partenza 5 che è dispari. Cioè la qualità del pari impari che trasforma un pari in dispari o un dispari in pari in realtà è una qualità di qualunque numero dispari. Boh, però insomma i pitagorici dicevano così, d'accordo? Perché i numeri dispari sono perfetti, i numeri dispari sono perfetti e i numeri pari sono imperfetti? Ho detto perché i numeri dispari sono limitati e finiti, mentre i numeri pari sono illimitati o infiniti. E scusate, qua ho scritto male, i numeri pari sono illimitati e quindi infiniti, mentre i numeri perfetti sono finiti o limitati. Quindi i numeri pari sono imperfetti. Scusate se ho sbagliato a scrivere prima. Perché loro rappresentavano i numeri in questo modo, adesso lo vediamo, questo è il 2, cioè li rappresentavano in questo modo in maniera simmetrica, questo è il 2, questo è il 3, capite? Quando non c'è più la simmetria viene posto l'ultimo elemento del dispari qua, ok? Questo è il 3. Poi il numero 4 è così. Poi il numero 5 è questo, ok? Ok? E così via. Capite che il 6 sarà in un certo modo, il 7 sarà così, ma con altri due puntini. Ok? Allora, i numeri dispari sono limitati, i numeri pari sono limitati. Prendiamo questi due numeri pari, il 2 e il 4. Qui c'è un canale, un solco, vedete un'apertura tra queste due unità simmetriche, tra queste due metà simmetriche, che fa sì che il numero vada all'infinito. Cioè, per capirlo, mettiamo una freccia che può essere anche una forza vettoriale. Vedete, nel caso del 2 e del 4, questa freccia non trova alcun elemento di chiusura, non trova un confine, non trova un limite. Quindi, capite, passa attraverso queste due unità simmetriche e va all'infinito. Quindi 2 e 4, come tutti i numeri pari, sono illimitati infiniti. Mentre invece nel 3 e nel 5 questa freccia, vedete, passa nelle due metà simmetriche, ma poi si ferma perché trova l'elemento asimmetrico tipico di ogni numero dispari che qui sta a metà strada tra l'una e l'altra delle metà simmetriche e chiude il numero. Cioè nel 3 e nel 5, come in tutti i numeri dispari, la freccia o la forza vettoriale si blocca, si ferma perché trova un elemento che la blocca, che la ferma, trova il punto davanti a sé. E quindi i numeri dispari sono i numeri pari, scusate, i numeri dispari sono numeri limitati, finiti. I numeri dispari come il 3 e il 5 danno che questa freccia resti un segmento, mentre invece i numeri pari, il 2 e il 4, fanno sì che questa freccia diventi una retta proprio infinita. Ora, per i greci, l'abbiamo già accennato in parte, ma proprio in parte, parlando di Anassimandro, ciò che è perfetto è ciò che è chiuso, ciò che è limitato, ciò che ha un confine, ciò che ha un peras, un confine, un peras. Non è come magari nella nostra mentalità in cui pensiamo, beh, un universo infinito, qualcosa di infinito è più perfetto, è più potente, no? Corrisponde all'assoluto. No, assolutamente. Secondo i greci, quando una cosa è infinita e soprattutto è infinita nello spazio, e si tratta di quantità numeriche che possono rappresentare degli spazi, quando una cosa è infinita vuol dire che è imperfetta. Ciò che è illimitato, infinito, non finisce mai, io non lo posso dominare, non lo posso concepire nella sua forma, è qualcosa di imperfetto, mentre ciò che è perfetto è ciò che ha un peras, un limite, un confine,
Ciò che si chiude è finito, allora è perfetto perché io lo posso commisurare nella mia conoscenza. Vedremo che infatti spesso i greci considerano l'universo finito, non infinito. Secondo Aristotele l'universo si chiude con la sfera delle stelle fisse, non ha senso dire che cosa c'è oltre la sfera delle stelle fisse, è finito spazialmente, non è infinito. I greci, vedremo in particolare i pitagorici avevano motivo di farlo, i greci consideravano qualcosa di un po' inquietante, terrorizzante l'infinito, sia l'infinito spaziale, si vedremo i pitagorici anche l'infinito matematico. L'infinito non ti dà armonia, non si vede dove finisce, non ha una forma, non ha un'armonia, non ha una simmetria, appunto non ha un limite, non ha un equilibrio, non ti dà serenità. Quindi ciò che è finito è chiuso, come i numeri vedete dispari, è qualcosa di perfetto. Ciò che invece è infinito, è limitato, non è chiuso, va all'infinito come i numeri pari, è qualcosa di deprecabile, di criticabile, di imperfetto. Abbiamo visto che Anassimandro sembrerebbe andare oltre questa concezione comune dei greci, sembrerebbe essere molto anticonformista perché lui pensa che l'Aperon sia infinito, però abbiamo visto è davvero infinito nello spazio, oppure vuole dire Anassimandro che l'Aperon è più che altro indefinito, d'accordo, indefinito, questo è appunto è il problema. Tuttavia questo è, insomma, quindi fate attenzione. Un'altra cosa, cioè c'è un'altra cosa, i pitagorici pensavano poi che ogni numero avesse un significato, nel senso che corrispondesse davvero a qualcosa fisicamente oppure anche meglio metaforicamente, cioè i numeri avevano dei significati o corrispondono a delle cose, a delle classi di oggetti. Sapete un po' come succede adesso nella smorfia, no? Nella smorfia, nella tombola, no? I numeri da 1 a 90 hanno un significato, metaforicamente corrispondono a qualcosa. Allora anche i pitagorici fanno questo tipo di giochetto. Il numero 1 per loro rappresenta l'intelligenza, perché l'intelligenza è qualcosa di immobile. L'intelligenza formula i suoi giudizi ed è ferma, è risoluta nel suo convincimento. Quindi l'intelligenza è qualcosa che non passa, non è cangiante, non passa da una parte all'altra, è stabile, è ferma e quindi è rappresentata dal numero 1, un puntino, è quello, non si può andare verso altri punti. Invece il numero 2, che appunto essendo il primo numero pari e il primo numero imperfetto, per loro il numero 2, due puntini, rappresenta la mobile opinione, quindi il numero 1 rappresenta l'intelligenza e invece il numero 2 rappresenta un po' il contrario, la smentita dell'intelligenza, cioè la mobile, la volubile opinione, d'accordo? La volubile opinione. Ehm, perché ci sono due punti e quindi l'opinione è mutevole, è volubile perché passa da una parte all'altra, d'accordo? E purtroppo il 2 era anche il simbolo della donna, le solite discriminazioni verso le donne che purtroppo in Grecia erano normali, la Grecia era una civiltà che assolutamente, l'abbiamo detto nella lezione precedente, schiacciava le donne, non dava i diritti alle donne, quindi le donne erano considerate e corrispondevano al 2 perché non avevano tanto intelligenza o risolutezza, ma opinioni che cambiano continuamente, la donna è volubile, ecco, i soliti pregiudizi purtroppo di genere contro le donne. Quindi loro tendevano a pensare che il 2 fosse la donna e attenzione che invece il 3, cioè il, il primo numero dispari, il 3 fosse l'uomo, d'accordo? E infatti loro pensavano che il 5 fosse il matrimonio, d'accordo? Perché ovviamente il 5 è la somma di 2 e 3, 2 è la donna e 3 come ho detto è l'uomo, quindi il 5 rappresenta il matrimonio. Poi invece il 4 e il 9 rappresentano la giustizia.
perché sono i quadrati del primo numero pari e del primo numero dispari, è vero, no? 4 è il quadrato di 2 e 2 alla seconda, 3 è 9 è il quadrato di 3 e 3 elevato alla terza. E quindi essendo i quadrati del primo numero pari e del primo numero dispari rappresentano la giustizia. Non chiedetemi altro, per favore, ragazzi. Ok, allora, poi attenzione, c'era il 7, che è anche importante. Il 7 per loro è il Kairos. Che vuol dire Kairos? Ok? Kairos, traslitterazione latina. Kairos significa un aggettivo che in greco significa opportuno, conveniente. Kairos per loro è il tempo opportuno, cioè il tempo critico. All'interno del tempo lineare, secondo i pitagorici, ci sono attimi, ci sono istanti, ci sono passaggi del tempo che sono fondamentali e che bisogna cogliere. Il tempo critico, il tempo, l'attimo del tempo che è particolarmente importante. Il tempo critico, il tempo in cui, il momento del tempo in cui succede qualcosa di importante, il 7. Per loro il 7 e i multipli di 7 corrispondevano proprio a passaggi fondamentali, a tempi critici della vita umana. Dopo 7 mesi si partorisce, già qui vediamo che c'è una forzatura perché 9 mesi, però il parto settimino, il parto prematuro settimino, all'epoca dell'antica Grecia si diceva che chi nascesse in 7 mesi fosse una persona particolarmente intelligente, geniale, ben voluta dagli dei, forse per questo loro, capite, devono adattare un po' i numeri alle cose, imbrogliano un po', forse il 7, 7 sono i mesi dopo i quali si nasce, vabbè, prematuramente. Poi multipli di 7, 14 è la pubertà, l'inizio della adolescenza, d'accordo? Scusate, 7 mesi, ma poi anche prima 7 anni. A 7 anni si mettono i denti definitivi. A 14 anni inizia l'adolescenza, la pubertà, a 21 anni la vita adulta. Quindi vedete 7 o multipli di 7 sono momenti, sono tempi critici, fondamentali nella scansione, nella durata della vita umana, ma il numero perfetto per loro era 10. Ma come 10 non è un numero pari, i numeri pari non sono imperfetti, non mi chiedete perché. Per loro il numero perfetto, proprio il più importante di tutti, era il 10, che loro rappresentavano così, fate attenzione, d'accordo? Cioè, attenzione, in questo modo, spero che si veda sulla lavagna. Questi sono 10 puntini, ecco, e questa è la loro rappresentazione del numero 10, come vedete. Come vedete il numero 10 viene rappresentato come un triangolo equilatero, cioè è formato da un triangolo, come un triangolo equilatero di lato 4, ok? Di lato 4. Perché ovviamente ogni lato, come vedete, ha 4 puntini o sassolini. Infatti loro lo chiamano anche tetrade, cioè il numero 10 la chiamano anche tetrade, in greco tetractus. Vabbè, lo scrivo direttamente in traslitterazione latina, non lo scrivo in greco. Tetractus, o noi diciamo in italiano, scusate, ho sbagliato a scrivere tetrade. Tetra in greco vuol dire 4, ok? E quindi il numero 10 viene chiamato tetrade perché geometricamente viene raffigurato come abbiamo visto una forma geometrica, un triangolo equilatero di lato 4, 4, tetra vuol dire 4, quindi una tetrade, il 10 ha tutti i lati che sono 4, che sono 4 puntini, d'accordo?
e quindi per loro è il numero perfetto. Ma perché il numero perfetto? Allora, ci sono vari motivi. Prima di tutto il 10 è la somma dei primi quattro numeri. Ricordate che i primi quattro numeri sono fondamentali perché rappresentano le strutture geometriche fondamentali. 1 più 2 più 3 più 4 fa 10, ok? Poi nel 10 ci sono i primi numeri pari e i primi 4 numeri pari e i primi 4 numeri dispari. Nel 10 sono compresi il 2, il 4, il 6 e l'8, d'accordo? Che sono i primi numeri pari. Ma ci sono anche i primi 4 numeri dispari. Qual è il primo numero dispari? Avete indovinato, il 3, perché l'1 abbiamo visto, vi ricordate, non è un numero dispari, è un pari impari. Il 3, il 5, il 7 e il 9, quindi nel 10 ci sono i primi 4 numeri pari e i primi 4 numeri dispari, ma ci sono anche delle altre motivazioni. Per esempio, 10 sono i corpi celesti, anche qui non so bene, i corpi celesti come il cielo e la luna in realtà dovrebbero essere di meno, però i pitagorici sostenevano in qualche modo che 10 sono i corpi celesti, ma il motivo più importante per cui fate attenzione, il 10 è il numero più importante. Pensate, loro giuravano, i giuramenti più importanti, giuravano sul 10, giuravano sulla sacra tetra, lui la chiamavano sacra, perché il 10, il numero perfetto, era per loro anche il numero su cui giurare. Giuro sul 10, giuro sul numero 10, giuro sulla sacra tetrade. Voi su cosa giurate? Giurate su vostra madre, giuro su mia madre, giuro sul mio fratello, alla madre e al fratello iniziano a fischiare le orecchie, oppure non so, giuro su Dio, lo giuro su Dio, lo giuro sul mio onore, giuro, non lo so, giuro, cioè, non lo so se giurate. Allora loro giuravano sul 10, ognuno giura, ovviamente, i giuramenti più sacri, più importanti lo facevano sul 10, sulla sacra, ognuno giura ovviamente in base alla sua impostazione, d'accordo? 10 sono i contrari fondamentali, fate attenzione, ricordate che noi abbiamo visto i primi due contrari fondamentali soltanto, dispari pari, e poi ricordate da dispari pari discende anche la seconda coppia di contrari fondamentali, cioè limitato illimitato, perché dispari è il numero limitato e pari è il numero illimitato. Fate attenzione, i pitagorici avevano ben altre 8 coppie di contrari, cioè ben 10 coppie di contrari, d'accordo? Limitato, illimitato, ma anche per esempio quadrato, rettangolo. Quadrato, in ogni coppia, vedete, c'è un polo positivo e un polo negativo. Quadrato e rettangolo. Perché quadrato e rettangolo sono quadrato positivo e rettangolo negativo? Quadrato corrisponde al dispari, rettangolo corrisponde al pari. Perché? Perché loro nel disporre graficamente i numeri pari e dispari li disponevano anche a squadra, ok? Prendiamo per esempio i numeri dispari, ok? Questo va bene, il pari impari non dovrebbe essere un numero dispari, però insomma a squadra ci metti la squadra, poi il numero 3 qual è? Questo. Fate attenzione, il numero 3 sono questi tre puntini, 1, 2, 3. Per rendere più chiaro metto la squadra, ok? Questo è il numero 3. Poi a squadra il numero 5, avete capito? È così. E ci metto la squadra, ok? Poi il numero 7, eccetera. Questi sono numeri dispari perfetti, perché se io taglio la squadra in direzione del vertice, vedete che la squadra viene divisa a metà, tra due metà simmetriche, quindi è un quadrato. Il quadrato è positivo perché il quadrato rappresenta i numeri dispari e i numeri perfetti. Un altro motivo per cui i numeri dispari sono considerati perfetti è il fatto che sono simmetrici, perché se rappresentati a squadra
Se rappresentati a squadra, la squadra è simmetrica, viene tagliata nel vertice dando due metà e quindi quadrato corrisponde proprio al perfetto, d'accordo? Cioè al numero dispari che è perfetto. Invece i numeri pari sono imperfetti perché sono rettangolari. Se noi andiamo a squadra, iniziamo col 2, vedete che la squadra è un rettangolo, poi ci mettiamo il 4. Vedete, io traccio una squadra, la squadra è rettangolare, ci mettiamo il 6, ok? Cioè, se io taglio la squadra nei numeri dispari, vedete così, la squadra non mi è venuto molto bene il disegno, però insomma non è simmetrica. Questa metà è più grande dell'altra metà. Vabbè, il disegno non mi è venuto proprio bene, ok? Quindi la squadra non è un quadrato come nei numeri dispari, ma è un rettangolo e non è simmetrico perché tagliata verso il vertice una delle due metà, appunto essendo un rettangolo, è più grande dell'altra. Quindi capite come ogni coppia dei contrari in qualche modo derivi dalla precedente, così come quadrato rettangolo, ok? Quadrato rettangolo. Quadrato rettangolo è anche uno molti, ovviamente uno è il polo positivo in questa coppia e molti è il polo negativo. I greci la pensavano spesso così, la molteplicità è qualcosa di imperfetto, deve essere ridotto all'unità perché l'unità è invece più apprezzabile. Poi anche destra-sinistra, i soliti pregiudizi verso i mancini, destra, sinistra, ok? Destra, coppia di contrari in cui la destra è il polo positivo, la sinistra è il polo negativo. Poi abbiamo, vedete che queste prime 5 coppie dei 10 coppie di contrari sono tutte basate sulla matematica, cioè una- hanno delle caratteristiche di tipo spaziale o geometrico, anche destra e sinistra, però poi vengono anche dei contrari che riguardano l'uomo, la morale, la fisica, eccetera. Per esempio, luce e ombra nella coppia di contrari, luce e ombra, luce è il polo positivo, ombra è il polo negativo. Maschio e femmina, l'abbiamo già visto purtroppo, discriminazione contro le donne, maschio è il polo positivo, femmina è il polo negativo di questa coppia di contrari, d'accordo? E così via, luce e ombra, maschio e femmina. Eh, buono o cattivo, questo dovrebbe essere scontato, quindi una coppia di contrari riguarda anche la morale, buono o cattivo, d'accordo? È inutile che le diciamo tutte e 10, le trovate magari sul libro, d'accordo? Però la cosa fondamentale è che, vedete, ci sono delle coppie dei contrari in cui una è all'interno della coppia c'è uno dei membri della coppia che è positivo, l'altro che è negativo, ok? E sono, alla fin fine sono 10. Ah, anche per esempio linea curva, linea è il contrario, è il polo positivo e curva è il polo negativo, anche perché loro erano matematici. Nell'antichità era molto difficile calcolare, per esempio, le dimensioni delle circonferenze o delle linee curve, quindi curva è cattivo e invece linea è buono, cioè è positivo. Mi manca una coppia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi mancano un paio di contrari che non mi ricordo, ma non è importante conoscerli tutta a memoria. La cosa fondamentale, vedete che questa teoria è molto simile a quella di Anassimandro. Ricordate che Anassimandro diceva che nel mondo ci sono coppie di contrari che si scontrano tra di loro? Ma i pitagorici pensano più o meno la stessa cosa, rappresentano l'universo diviso in due polarità. Da una parte ci sono le determinazioni positive, dall'altra ogni contrario della determinazione positiva forma un insieme di determinazioni negative, quindi l'universo è scisso in due. Ci sono 10 coppie di contrari fondamentali, ognuno dei quali ha una parte positiva e una parte negativa all'interno di un universo. Si scontrano questi contrari, queste coppie di contrari
il positivo e il negativo si scontrano continuamente e questa è un'idea diciamo molto simile a quella di Anassimandro, ci sono contrari che si scontrano, però attenzione, la conclusione è inversa rispetto a quella di Anassimandro. Ricordate cosa concludeva Anassimandro concependo lo scontro dei contrari? Anassimandro diceva che questo scontro dei contrari era ingiustizia, ricordate, era disarmonia, era ingiustizia, tant'è vero che poi tutti i contrari dovevano pagare la pena, dissolversi e rifluire nell'ape, non vi ricordate? Invece Pitagora e i pitagorici dicono che nonostante lo scontro continuo di contrari, ogni contrario non fa ingiustizia, non commette una colpa nei confronti dell'altro contrario, come diceva Anassimandro. Alla base di tutto c'è un'armonia, c'è uno scontro, ma questo si risolve in un'armonia universale, in un'armonia cosmica, d'accordo? È in un'armonia cosmica. E proprio perché tutti i contrari, perché c'è un'armonia cosmica, un'armonia complessiva? Perché tutti i contrari sono relazionati agli altri in base a rapporti numerici. Cioè abbiamo visto i rapporti numerici frazionari, i rapporti tra numeri interi, i rapporti numerici tra gli oggetti fanno sì che ci sia un'armonia, d'accordo? Che ci sia un'armonia universale perché tutto è regolato matematicamente da questi rapporti numerici. E infatti il cosmo è universo. Fate attenzione, prima di Pitagora e dei pitagorici, cosmos, cioè cosmos, non significava universo, significava ordine, ok? Fu Pitagora, probabilmente Pitagora in persona, a dare alla parola cosmos, che significava soltanto ordine, anche il significato di universo, tant'è che oggi noi diciamo che il cosmo è l'universo. Per cosmos significava ordine, secondo Pitagora e i pitagorici, come abbiamo visto, questo universo è armonico, è equilibrato, è ordinato e quindi cosmos, che significa ordine, Pitagora lo attribuì questo nome all'intero universo, d'accordo? Quindi queste sono le cose più importanti, diciamo così, della numerologia pitagorica. Problema. Perché va in crisi la numerologia pitagorica? Perché vengono scoperti numeri irrazionali. Tra i tanti teoremi, tra i tante scoperte matematiche, geometriche di pitagorici, c'è un teorema del quadrato che dimostra l'irrazionalità del rapporto, lo sapete, tra il lato e la diagonale del quadrato, d'accordo? Il rapporto tra la diagonale e il lato del quadrato. Questo è il numero irrazionale proprio per eccellenza, no? Quello proprio più famoso, ma quello anche più facile da trovare, perché c'è un teorema facile che ti dimostra questo, che il rapporto tra la diagonale e il lato di un quadrato è la radice quadrata di 2, lo sapete, no? Qui si intende un minimo di matematica, ma è una cosa che so anch'io, che sono ciuccio in matematica, è facilissimo, radical 2. La scoperta dei numeri irrazionali, cioè dei numeri che vanno all'infinito, oltre la virgola, non finiscono mai, sono numeri appunto irrazionali, mette in crisi la matematica pitagorica. Un numero irrazionale, capito, non è gestibile, non può essere messo in connessione con un numero intero. Voi sapete che i numeri irrazionali come la radice quadrata di 2 non possono in nessun modo essere rappresentati con le frazioni. Cioè, ma la base della teoria pitagorica dell'armonia dell'universo era il fatto che vi fosse un preciso rapporto frazionario, un preciso rapporto tra due numeri interi. Invece, un ente come il rapporto tra la diagonale e il lato ti dà un numero, i pitagorici lo dimostrano benissimo, un numero che è irrazionale, che non finisce mai, d'accordo? E quindi non è armonico, non è simmetrico, distrugge la loro teoria. Avete capito perché? Cioè, non c'è nulla nella natura che possa essere messo in rapporto
con un numero irrazionale, perché un numero irrazionale non può essere rappresentato da una frazione. Un numero irrazionale non può essere rappresentato da una frazione in cui sia il numeratore sia il denominatore siano interi e quindi va a pezzi la teoria. Non c'è più rapporto numerico con gli oggetti che sono numeri irrazionali. Il numero razionale può essere anche fisicamente una lunghezza. Quanto è lungo questo tavolo? Un metro e 12, un po' di più, un metro 12, un metro virgola 12,121, 1214, 1216, non finisce mai, io non saprò mai esattamente se questo tavolo è un po' più lungo o un po' più corto. Ogni volta che trovo una cifra cambia, diciamo, la lunghezza di questo tavolo e questo per i pitagorici è assurdo. Io non posso dire qual è la lunghezza di questo tavolo, non posso mettere la lunghezza di questo tavolo in relazione con nessun tipo di numero intero. La numerologia pitagorica va in pezzi e la scoperta dei numeri razionali è la crisi proprio profonda della numerologia pitagorica che ben presto sarà sostituita da altre forme, da altre teorie in campo aritmetico e geometrico. Forse avete pensato al pi greco come numero irrazionale, ma avete sbagliato. I greci, gli antichi, ma anche i medievali, non potevano essere sicuri dell'irrazionalità del pi greco perché non avevano modo di assolutamente di calcolarlo. Non c'era modo con gli strumenti matematici dell'epoca di sapere se il rapporto tra il raggio e il diametro di una circonferenza con la circonferenza stessa fosse un numero razionale o irrazionale. L'irrazionalità del pi greco è stata scoperta solo recentemente, qualche secolo fa, d'accordo? Quindi non sapevano i greci che il pi greco fosse razionale. Radice quadrata di 2 è il più classico dei numeri razionali, ma ne furono scoperti anche tanti altri. Secondo alcune narrazioni delle nostre fonti ci sarebbe stato uno scandalo perché un pitagorico, il paso di Metaponto, ve lo ricordate? Avrebbe rivelato all'esterno della cerchia della setta, ricordate che questo era assolutamente vietato, la scoperta dei numeri razionali, così tutti seppero questo e seppero che la aritmogeometria pitagorica era assolutamente crollata, era andata in crisi. Secondo alcune leggende il Paso sarebbe stato cacciato dalla comunità per questo o addirittura ucciso, d'accordo? Quindi il problema dei numeri irrazionali. Vi siete mai chiesti infatti perché li chiamate irrazionali? Cioè, perché chiamare irrazionali numeri irrazionali? Che sono? Sono pazzi, sono folli, questi numeri sono irrazionali, cioè vanno fuori di testa, fanno cose strane, no? C'è un numero, cioè è bislacco, è folle. No, cioè i numeri irrazionali, capite? Nel termine irrazionale che deriva dai pitagorici c'è proprio una connotazione morale, capito? Una connotazione di valore. I pitagorici chiamano i numeri irrazionali al singolare alogon, un numero irrazionale è alogon, d'accordo? Alogon significa proprio irrazionale, alfa privativa è, scusate, ho messo un alfa invece di un omicron. Alogon significa alfa privativa più logos e logos significa ragione, quindi alogon è irrazionale. Però loro richiamavano forse in maniera più neutra e comprensibile anche asiummetron, sempre al singolare neutro. Asiummetron, asiummetron vuol dire, attenzione, asiummetron non simmetrico vuol dire incommensurabile. Forse sarebbe meglio chiamarli numeri incommensurabili, infiniti, non lo so, incommensurabili. Però in realtà vengono chiamati anche, oltre che asiummetron, alogon, un numero irrazionale, proprio perché i pitagorici li chiamavano così, non li potevano gestire. Un numero irrazionale arriva all'infinito, all'epoca non vi erano assolutamente gli strumenti matematici per poter gestire un numero irrazionale.
Un numero irrazionale è qualcosa che va all'infinito, no? Le cifre dopo la virgola sono all'infinito. Abbiamo già visto che per i pitagorici, vi ricordate, ciò che è infinito è qualcosa di imperfetto, ciò che è perfetto è ciò che è infinito, no? Cioè che è al limite. Il numero razionale va all'infinito e l'infinito per definizione è imperfetto, ma dell'infinito matematico i pitagorici non potevano avere alcun tipo di gestione, di trattazione, perché gli strumenti teorici all'epoca assolutamente non lo permettevano. L'infinito matematico, i numeri irrazionali creano tutta una serie di problemi, una serie di paradossi che vedremo qualcuno nel seguito della nostra storia della filosofia tra poco, sempre tra i presofisti, utilizzerà, sfrutterà a suo vantaggio e quindi i numeri irrazionali. C'è un'ultima cosa che ci resta da dire, anche se questa lezione è venuta lunghissima, non fa niente, ed è ovviamente la teoria delle anime, la teoria della reincarnazione oppure della metempsicosi. Ultima cosa che diciamo dei pitagorici velocemente, perché questa lezione è veramente durata troppo, è la teoria della reincarnazione, ovvero della metempsicosi. Metempsicosi. Sapete cos'è la reincarnazione? È una teoria che si trova anche in alcune religioni orientali, no? Come nel buddismo, ma è una teoria che sarà fatta propria anche da Platone. La teoria della metempsicosi di Pitagora e dei pitagorici passò poi in Platone. È una teoria che ovviamente la visione dell'anima del cristianesimo non accetta. La metempsicosi, la reincarnazione, implica che ogni anima passi dopo la morte del corpo in un corpo diverso, quindi l'anima sopravvive alla morte del corpo, poi si reincarna in un altro corpo. La parola reincarnazione è facile, viene dal latino reincarno. Incarno, vado in una carne, vado nuovamente, vado in un'altra carne, cioè in un altro corpo. La parola greca metempsicosi, che si usava all'epoca perché parlavano in greco, significa metà, è una proposizione greca che significa attraverso, in questo caso significa attraverso. En, che è un'altra proposizione greca che corrisponde al latino in, all'italiano in significa in, quindi attraverso, in, e poi attenzione, psicosi, ovviamente psiche, e scusatemi, non è così. Psiche in greco vuol dire anima, d'accordo? Lo traslittero anche in caratteri latini, metempsicosi, metà, en, psiche. Metà en vuol dire attraverso dentro, attraverso metà in, attraverso in, cioè attraversamento, psiche ovviamente è la psiche, l'anima, attraversamento delle anime, o meglio l'anima che attraversa, perché non è l'anima che viene attraversata, attraverso l'anima, l'anima che, quindi attraverso dentro l'anima, l'anima che va attraverso dentro, l'anima che attraversa, l'anima che attraversa va da corpo in corpo, d'accordo? Da corpo in corpo. Molti hanno detto che appunto siccome non è l'anima che non è che qualcosa avvenga attraverso l'anima, ma attraverso il corpo, cioè l'anima che passa da un corpo all'altro, hanno proposto di chiamarla metensomatosi, capite? Cioè metensomatosi perché in greco soma, in greco soma vuol dire corpo, d'accordo? Per esempio, sapete parole italiane come somatico, no? Relativo al corpo. Quindi la metempsicosi, la trasmigrazione delle anime, la teoria è abbastanza semplice. L'anima e il corpo sono due cose diverse, eterogenee. Attenzione, già dire che anima e corpo sono due cose diverse
significa smentire il pensiero di molti filosofi naturalisti pre-sofisti che pensavano che non vi fosse una vera distinzione tra anima e corpo, no? Che l'anima fosse una funzione del corpo. Quindi già è una cosa, non lo date per scontato, anche se passò poi questa visione dualistica dell'anima e del corpo e passò poi in Platone, poi in parte nel cristianesimo. Chiaramente il cristianesimo non può accettare la reincarnazione, però all'epoca non era affatto scontato. L'anima e il corpo sono due cose diverse, dicono i pitagorici, e l'anima è più nobile del corpo e ha un'origine diversa. L'anima si trova in un luogo divino, d'accordo, in un luogo divino, in cielo, cade da questo luogo divino per una colpa originaria, e l'anima viene appunto, entra in un corpo, cade dal cielo, da un luogo divino, arriva su questa terra, nel mondo materiale sensibile, viene inglobata all'interno di un corpo dove l'anima soffre, non si può esprimere più di tanto, l'anima è nobile ma soffre all'interno del corpo, d'accordo? Qui c'è un gioco di parole, è divertente perché soma, lo riprenderà poi Platone, soma in greco vuol dire corpo, basta che cambi una vocale, sema, attenzione, sema in greco vuol dire tomba. E quindi capite, il soma che cos'è rispetto all'anima? È una tomba. Il soma è il sema della psiche. Il corpo, soma, è una tomba, sema, in cui una specie di, ovviamente di bara in cui l'anima viene rinchiusa, non si può più esprimere, non si può esprimere più di tanto. Alla morte, attenzione, alla morte il corpo si disfa, si distrugge, mentre l'anima invece permane identica e entra all'interno di un altro corpo. Questo altro corpo, attenzione, può essere anche un corpo di un animale. Questo forse è il motivo, ricordate, per cui tra le regole che dovevano rispettare i pitagorici c'era anche il vegetarianesimo, di non mangiare la carne, perché mangiando la carne di un animale si poteva mangiare un corpo in cui vi era stata un'anima umana, perché l'anima da un uomo può passare anche in un animale. Attenzione, l'anima, la psiche, però può purificarsi per tornare definitivamente nel luogo divino da cui è venuta, d'accordo? Quindi dopo un certo ciclo di reincarnazioni, un certo ciclo, l'anima attraversa un corpo, poi il corpo muore, l'anima va in un altro corpo ancora, dopo un certo ciclo l'anima potrebbe tornare, abbandonare definitivamente i corpi, tornare nel luogo divino da cui è provenuta. Per fare questo deve purificarsi, deve ottenere la catharsis. Scusate, in greco. La catarsis, la catarsi, e tuttora esiste una parola italiana così, ovviamente, catarsis. La catarsi significa purificazione. Ora fate attenzione, questa dottrina fin qui pari pari è identica a una religione misterica, iniziatica, che sicuramente ha influenzato questa dottrina pitagorica, la religione orfica, l'orfismo. Anche nella religione orfica, nell'orfismo, anche gli orfici pensavano la stessa identica cosa. L'anima viene dal cielo, è stata imprigionata e inibita nelle sue funzioni dal vile corpo che è meno nobile dell'anima, può purificarsi e tornare nel luogo divino. Però qui c'è una differenza fondamentale che spiega perché il pitagorismo, voi direte ma questa è una teoria religiosa, no, però il finale spiega perché il pitagorismo è una teoria filosofica e meno religiosa dell'orfismo. La differenza è questa ed è fondamentale.
Mentre nell'orfismo, per ottenere la purificazione, la liberazione definitiva dell'anima dal corpo e il suo ritorno nel mondo celeste da cui l'anima è provenuta, bisogna bisogna ottemperare dei riti religiosi, d'accordo? A delle cerimonie, accostamento a oggetti sacri, preghiere, cioè si tratta solo ed esclusivamente di cerimonie religiose, di riti, d'accordo? Di riti religiosi. Così gli orfici pensavano che l'anima si purificasse. Invece i pitagorici pensano che si possa ottenere la purificazione dell'anima con la filosofia, con la cultura, con lo studio. E quindi è molto diverso, non si tratta di rituali religiosi, ma della pratica della filosofia, con cui l'anima può essere degna di tornare nel luogo divino da cui è provenuta. Quindi per i pitagorici la purificazione dell'anima e il fatto che possa tornare nel luogo divino si ottiene attraverso lo studio della geometria, lo studio della fisica, lo studio della musica, lo studio dell'astronomia, d'accordo? Cioè tutte le materie del sapere filosofico e quindi la filosofia stessa di Pitagora e dei pitagorici, l'applicazione allo studio, la cultura, è questo che permette all'anima la purificazione e il ritorno nel luogo divino da cui è provenuta, quindi c'è una differenza fondamentale, le due teorie sembrano del tutto analoghe, ma in realtà c'è una differenza significativa a questo proposito riguardo la teoria della metempsicosi tra orfismo e pitagorismo. Abbiamo finito Pitagora e i pitagorici, ho voluto racchiuderli soltanto in due lezioni, anche se queste lezioni, soprattutto la seconda, sono in realtà si sono rivelate molto lunghe, troppo lunghe. Continuiamo la nostra cavalcata nello studio dei filosofi presofisti. La prossima volta cominciamo a parlare di un filosofo molto affascinante, Eraclito, Eraclito l'oscuro, Eraclito il filosofo del divenire, Eraclito il filosofo del tutto scorre. È proprio così, questa visione, diciamo, popolare di Eraclito è proprio vera? No. Eraclito non è principalmente il filosofo del divenire e del tutto scorrere. Vi spiegherò perché. La prossima volta continuate a seguirmi. Arrivederci e grazie.